Fiorentina-Inter 3-0 è stata la partita per distacco più brutta della gestione Simone Inzaghi all'Inter e in questo momento l'umore porterebbe a dire che l'asticella della favorita per lo scudetto si sposta in direzione Napoli, un Napoli che ha un netto vantaggio nel poter giocare una partita a settimana e che ci porta in casa Inter a rivedere un vecchio copione, una cosa che capita spesso quando non si vince, ripartita quella caccia al tutti contro tutti, ognuno in questo momento dà oggi la colpa a qualcuno o a qualcosa, ognuno devo dire ha anche la sua parte di ragione, assolutamente sì, nei commenti che ho letto sotto ai nostri contenuti. Però ci sono due premesse fondamentali che secondo me non dobbiamo dimenticare mai. La prima, l'equilibrio, innanzitutto. 10 giorni fa, citando anche Mkhitaryan, eravamo ingiocabili e ci eravamo gasati giustamente per la prova contro il Monaco. Il derby ci ha svuotati di tante cose, adesso è tutto da buttare? Non può esistere questo, perché poi il prossimo weekend magari si incastrano due risultati positivi e si torna di nuovo tutti ad esaltarsi. L'equilibrio è fondamentale in ogni caso. Seconda cosa, a proposito di equilibrio, ricordiamoci dov'è in questo momento l'Inter, unica squadra italiana tra le prime 8 in Champions League ed è la prima inseguitrice del Napoli, a -3 dalla vetta con uno scontro diretto ancora da giocare, quindi siamo ancora assolutamente lì, quindi prima di invidiare tante cose degli altri, rendiamoci bene conto di dove siamo ora. Ciò non significa che va tutto bene, non significa nemmeno che deve essere questa partita, non può assolutamente essere questa partita a mettere in discussione tutto, a buttare per aria tutto quanto. Lo dico e lo ripeto, non si può buttare per aria tutto quanto dopo questa partita. Non è una questione di mercato, di scelte, di allenatori, di giocatori, o almeno non è solo quello. Ci sono tante cose. Per me il problema principale di questa Inter sta nella testa e non è né una mancanza di fame né supponenza quello che sto vedendo io. È una squadra, questa Inter, che ha perso punti quest'anno come? Con delle disattenzioni, con degli abbassamenti di tensione. Io spesso la chiamo elettricità, che è mancata anche nella gara di Firenze. È successo in alcuni casi sia dall'inizio, come in questo caso della Fiorentina, molto spesso è successo nei secondi tempi, soprattutto nei finali di partita, dove abbiamo perso diversi punti. Perché accade questo? La spiegazione che mi do io e di cui mi convinco sempre più è che avendo una squadra composta comunque da super atleti, ma comunque umani, da persone e non da computer, tenere la tensione alta ai massimi livelli in ogni singola partita per 90 o più minuti di gara ogni 3 giorni contro avversari che tra l'altro contro di te, contro l'Inter fanno tutti la partita della vita perché ovviamente sei il più forte evidentemente e con te vogliono fare la partita della vita, ecco, non ce la puoi fare a tenere questa tensione altissima sempre dal primo all'ultimo minuto in ogni partita, ogni 3 giorni, contro ogni avversario che contro di te fa la partita della vita. Ma non ce la fanno Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, nessun altro, a parte il Liverpool che sta facendo una stagione clamorosa, non ce la sta facendo nessuno e quindi nemmeno l'Inter. Quali sono allora le due strade? Uno, o decidi di non competere su tutti i fronti, oppure la seconda strada è che accetti che ci possa essere un tonfo come questo. Decidere di non competere su tutti i fronti, io lo ripeto, dopo questi anni di trofei, io accetto anche una stagione con 0 titoli e so che questa cosa ha provocato tanti commenti. Io la accetto, ma a patto che si provi a vincere tutto, piuttosto che fare figuracce col braccino per provare a vincere poi uno scudetto che comunque nessuno ti garantisce. L'Inter non è la squadra che vince trofei ogni singolo anno, ma l'Inter è la squadra che punta sempre al massimo in tutto quanto. E se tu chiudi la stagione con 0 titoli, ma perché hai provato a fare il massimo, a me sta bene. Io da tifoso sono ok. Se invece la seconda strada accetti che ci possa essere un tonfo, anche se così, anche se pesante, ma poi come squadra devi assolutamente trarre un insegnamento da questo tonfo. Non può passare tutto via così indenne, va tutto bene, è successo, ripartiremo subito. Devi cercare di analizzare, devi cercare di capire cosa è successo, devi trarre un insegnamento e poi ripartire. Il derby dell'andata era stata l'ultima sconfitta in campionato di questa Inter, da lì in poi sono arrivate 14 vittorie in 17 partite, se non vado errato, una cosa del genere. Beh, direi che l'Inter da quella sconfitta aveva reagito piuttosto bene. Quindi adesso è arrivata questa lezione di Firenze, lunedì devi rispondere subito, immediatamente. Per me non ci sono altre strade. Detto questo, alcune considerazioni su Fiorentina e Inter vanno fatte come dicevamo e quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti.
Vi ricordo la grande novità di questo mese: avete la possibilità di abbonarvi al club di Passione Inter anche con l'abbonamento mensile, molto più flessibile, avete accesso a tutti i vantaggi della nostra community con il link che trovate qui sotto in descrizione. Ci tengo tanto perché in queste ore dal nostro club soprattutto sono arrivati dei commenti molto, molto interessanti, diversi commenti interessanti sono arrivati anche nei video che abbiamo pubblicato e allora, io ho visto trattare più o meno 5 temi, credo, principali da parte dei tifosi, che sono quelli più discussi post Fiorentina Inter e che voglio discutere anch'io. Il primo è inevitabilmente il mercato. Ad ogni minimo passo falso torna fuori il discorso del mercato, come se il mercato potesse risolvere sempre tutto e sia una scienza esatta. Io ragazzi, sono stato anch'io a dirlo. Vi ricordate, mi avete seguito in questi giorni, a dire che mi sarebbe piaciuto vedere un attaccante con delle caratteristiche diverse nel mercato di gennaio, ci speravo e capisco anche che molti tifosi, dopo aver visto, il Milan che lancia subito Jimenez e Joao Felix, protagonisti subito in Coppa Italia, il tema del mercato si ripropone, anche perché si è appena chiuso. Questa di Firenze è la prima partita che arriva dopo la chiusura del mercato, quindi lo capisco che si torni a parlare di mercato. Però ricordiamoci innanzitutto che i nuovi acquisti, anche fosse arrivato qualcun altro oltre Zalewski, non avrebbero potuto giocare a Firenze. Quindi la partita di Firenze col mercato per me c'entra veramente poco. E fermo restando i limiti che ci sono in alcuni ruoli in questa cosa e in tanti continuano a dire così impariamo a dire che abbiamo due squadre, vedete che dove andiamo a finire se continuiamo a dire che abbiamo due squadre. Intanto ricordiamo, ripetiamo sempre, siamo unica italiana tra le prime 8 e in lotta per lo scudetto, quindi ecco dove si va a finire, rispondiamo a questa cosa. Ma a parte questo, la storia delle due squadre, gli interisti che parlano del vedete le due squadre non è vero eccetera, sono caduti nella trappola mediatica, perché io vorrei capire chi di interista ha parlato di 2 squadre, o almeno noi non l'abbiamo fatto, io non ricordo interisti dire: "Abbiamo 2 squadre forti, vinciamo tutto con 2 squadre forti". Lo hanno detto Conte, Allegri, diversi giornali anti-interisti e stop, questi qua. Questa cosa delle 2 squadre è una cosa che dobbiamo accantonare perché non è stata mai detta se non da chi appunto voleva mettere pressione sull'Inter e se vinci hai fatto il minimo, se perdi hai fatto la figuraccia. Quindi non cadiamo in questa trappola. Seconda cosa, altro tema, Inzaghi non cambia, ormai siamo prevedibili. A parte che l'Inter poi chiude con un 4-2-4, è stata ribaltata e anche nel derby hai chiuso cambiando i 2 braccetti e con quella hai cambiato l'inerzia della partita, quindi delle cose che cambiano ci sono. Per il resto è vero solo in parte, perché l'Inter in questo momento è la squadra più forte ed è inevitabilmente quella più analizzata di tutti quando va a giocare. La Fiorentina ha fatto un'ottima partita difensiva contro l'Inter, non concedendo profondità a Thuram, ha creato densità in mezzo, non abbiamo mai potuto generare dei 2 contro 1 sulla fascia, che è uno dei nostri punti di forza con le triangolazioni. Bissek è stato sempre schermato appena superava la metà campo, Cialanoglu è stato ingabbiato e la Fiorentina ripartiva benissimo. Quindi mi chiedo, se fosse così facile allora battere l'Inter giocando in questo modo qua, chiusi dietro e ripartenza, perché non lo fanno tutti allora? Qualcuno mi risponderà: però anche il Milan lo ha fatto in campionato l'altro giorno". Vero, ma poi l'Inter comunque li ha chiusi dietro e li ha bombardati e non abbiamo vinto per una casualità. Quindi non è così automatico che l'Inter sia così prevedibile che basta affrontarla in un modo e la disinneschi, altrimenti tutti farebbero così e l'Inter non avrebbe tutti questi punti e tutte queste vittorie in questi anni. Tra l'altro è vero che l'Inter non ha i dribblatori, non ha quello che salta l'uomo, eccetera, ma l'Inter non ce l'ha dai tempi di Antonio Conte. L'Inter è la squadra con meno dribbling in Serie A ogni anno dal 2019, eppure abbiamo vinto lo stesso e si continua a vincere. Tra l'altro Inzaghi, secondo me nel post partita rilascia una dichiarazione che fa percepire, un'alternativa su cui in realtà l'Inter sta lavorando e ha lavorato moltissimo proprio per sbloccare partite così, e sono i calci piazzati. C'è un passaggio nell'intervista nel post partita che poi commenteremo in diretta. A Firenze c'è stato un ulteriore nuovo schema che non avevo mai visto, che hanno provato con una battuta a 2, con lo scarico dietro e poi Ciala che batte dal vertice dell'area di rigore, che è stato provato. Così come dalla Lazio in poi vi avevo fatto notare quello schema con il cross ad uscire verso l'esterno dell'area di rigore, verso il dischetto del rigore sostanzialmente. Quindi
non è un Inter che sblocca queste partite con i dribbling, è un Inter che sfrutta soprattutto i calci piazzati, su cui è diventata dominante in Serie A, lo dicono i numeri. Da un calcio piazzato era arrivato anche il gol di Carlos Augusto, che però ha dormito. In diretta mi avete visto, me lo sarei mangiato vivo per come è rientrato pianissimo dal fuorigioco, e quel gol avrebbe cambiato completamente la partita. A tal proposito, terza considerazione: 6 gol annullati nelle ultime 3 partite sono un pizzico di sfortuna, ma sono per me un ulteriore aggravante della poca attenzione che dicevo anche prima, dell'abbassamento di tensione, perché non sei troppo attento in queste situazioni, evidentemente. Quarto tema, il giudizio sulle prestazioni dei singoli. Anche qua, a simpatia, nei commenti si può dare una fetta di colpa a ciascuno, a chi più e chi meno, da Sommer che non è stato impeccabile, agli attaccanti che non hanno visto praticamente la palla, passando per Frattesi, soprattutto Frattesi che veramente è sembrato un pesce fuor d'acqua in questa partita, disattento sul primo gol della Fiorentina che sblocca la gara. Çalhanoğlu assolutamente lontano dai suoi standard. Bisek mi hanno mandato uno screenshot di un post su Twitter dove c'è un utente che sta facendo il conto dei gol presi con Bisek in campo, che sono il doppio di quelli presi con Pavard in campo, in termini proprio di frequenza per minuti giocati. Quindi, in base alle simpatie, qua ognuno potrà dare la colpa a chi preferisce. Per me la sintesi di tutto questo è che questa rimane una squadra molto forte, con almeno 11, ma anche 14 giocatori difficilmente migliorabili che, ripeto, qui non mi travisate come fate spesso nei commenti, non significa che non si può migliorare questa squadra, non significa che va tutto bene, significa che non è semplice migliorare questa squadra, soprattutto in un mercato di gennaio, ma è una squadra che viaggia ad altissimo ritmo quando tutta la squadra gira bene, e toccare uno o due pezzi o più pezzi comunque di questo ingranaggio contro un avversario preparato tatticamente, cosa che capita soprattutto in Serie A, dove secondo me le squadre sono mediamente più preparate dal punto di vista tattico, questo crea delle grosse difficoltà assolutamente. E questo aspetto è da un lato un punto di forza, ma per certi versi anche un limite del gioco di Inzaghi, perché col suo gioco Inzaghi per me permette di valorizzare alcuni giocatori che magari altrove renderebbero meno, ma allo stesso tempo rende più complicata la gestione delle rotazioni e l'inserimento di altri calciatori in alcuni casi. Poi dall'esterno, a sensazione ragazzi, io all'intervallo un Barella al posto di Frattesi l'avrei messo, uno tra Zielinski e Aslani per Çalhanoğlu pure, Di Marco l'avrei messo, anche se poi abbiamo saputo che aveva la febbre. La mia sensazione era quella, anche se a gare in corso io sono sempre titubante nel dare contro Inzaghi, perché Inzaghi da quella partita col Benfica in poi, se vi ricordate che perdevamo 3-0 con tutte le alternative, poi le ha tenuti dentro e siamo arrivati a pareggiare, mi sembra che abbia scelto una strada in cui cerca di dare fiducia a chi sta dentro il gruppo, cerca di tenere tutti dentro il gruppo, e toglierli all'intervallo oppure toglierli subito, come in questo caso, potrebbe lanciare un brutto segnale da questo punto di vista. Anche questo può essere visto da un lato come un pregio della gestione Simone Inzaghi, dall'altro però pure come un limite, perché chiaramente se uno sta giocando male, ma un messaggio comunque andrebbe mandato, a costo anche eventualmente devi riuscire poi comunque a tenerlo dentro il gruppo a prescindere, senza andare ad inficiare diciamo nella singola prestazione. L'importante però, per chiudere, è prendersi lo schiaffone adesso, inevitabilmente, te lo sei preso in faccia, devi svegliarti subito da lunedì, imparare da questa partita e pretendere una reazione. Bisogna ricordarsi che comunque è una squadra umana, come tutte le altre, e che una partita si può perdere, senza fare drammi e senza buttare, ripeto, tutto per aria. Da lunedì avremo una nuova possibilità di rispondere contro questa Fiorentina che recupererà diversi calciatori, ma bisognerà assolutamente ripartire come siamo stati in grado di fare dopo il derby d'andata. Questa è la mia opinione su questo Fiorentina-Inter, una partita sulla quale io avevo riposto tantissime aspettative proprio perché arrivavamo con la possibilità di agganciare il Napoli, volevo lanciare anche un messaggio di discontinuità all'interno di una stagione in cui di partite decisive importantissime abbiamo vinto col Monaco, è vero, abbiamo indirizzato la Champions con l'Arsenal, è vero, però il tema degli scontri diretti sta cominciando a diventare un tema, anche se poi con la Fiorentina non è proprio uno scontro diretto, però per il peso che aveva questo asterisco sicuramente può essere soprannominato tale. Queste sono un po' le mie impressioni. Fatemi sapere la vostra, vi aspetto nei commenti qui sotto, così in diretta alle 19:30 approfondiamo tutto. Su passioninter.club mi stanno arrivando una valanga di messaggi, la chat è attivissima, quindi link in descrizione, vi aspetto lì. In descrizione per chi ci ascolta in podcast trovate anche un altro approfondimento, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.